Ciao ragazzi! In questo tutorial vi fornisco uno schema riassuntivo sulle disequazioni di secondo grado. Successivamente risolviamo alcune disequazioni di difficoltà graduale e, nella parte finale del video, vi assegno alcuni esercizi con le relative soluzioni. Iniziamo! Quando vogliamo risolvere una disequazione di secondo grado, qualunque sia il verso della disequazione, sia esso maggiore, maggiore uguale o minore uguale, dobbiamo innanzitutto scrivere la sua equazione associata e determinare il segno del suo discriminante. Nella maggior parte dei casi è poi necessario risolvere l'equazione associata e calcolare le sue due soluzioni mediante la formula risolutiva x1,2 uguale a meno b più o meno radice di delta fratto 2a. Nello schema che vi presenterò ora, indichiamo con x1 la soluzione minore fra le due, cioè quella che si ottiene applicando il segno meno nella formula risolutiva. Riassumiamo ora le varie situazioni che ci si possono presentare. Quando il delta è positivo, la parabola interseca l'asse delle ascisse in due punti distinti e dunque, se nella disequazione iniziale è presente il verso maggiore oppure maggiore uguale, le soluzioni saranno quelle esterne all'intervallo delle due radici, cioè x minore della radice più piccola unito a x maggiore della radice più grande. Quando invece il verso della disequazione è minore, oppure minore o uguale, l'intervallo soluzione sarà quello interno alle due radici, cioè troveremo x compreso tra la soluzione più piccola e quella più grande. Se poi nella disequazione iniziale è presente l'uguale, l'uguale va riportato anche nei risultati, cioè avremo disuguaglianze deboli. Analizziamo ora il caso delta uguale a 0. In questo caso la parabola interseca l'asse delle ascisse in un solo punto e dunque se nella disequazione iniziale è presente il simbolo maggiore, la disequazione sarà soddisfatta per ogni valore della x tranne x1. Se nella disequazione iniziale è presente il verso maggiore o uguale, la disequazione sarà soddisfatta per ogni x appartenente a R. Se nella disequazione iniziale è presente il verso minore, la disequazione sarà impossibile, cioè non esisterà nessuna x in grado di soddisfarla, ed infine, se il verso della disequazione iniziale fosse minore o uguale a 0, la disequazione sarebbe soddisfatta soltanto per x uguale a x1, poiché solamente in questo punto la parabola è a contatto con l'asse delle ascisse e la parabola non si trova mai sotto l'asse delle ascisse. Infine, quando il discriminante è minore di 0, abbiamo i casi più semplici, poiché la parabola si trova completamente sopra l'asse delle ascisse e non lo interseca in alcun punto. E dunque, quando sono presenti il verso maggiore oppure maggiore uguale, la disequazione è sempre verificata, cioè verificata per ogni x appartenente ad R, mentre quando il verso della disequazione è minore oppure minore uguale, la disequazione è impossibile, cioè non esiste alcuna x appartenente a R in grado di soddisfarla. Risolviamo ora qualche esercizio di difficoltà graduale. In questo primo esercizio dobbiamo risolvere una disequazione di secondo grado non ordinata. La prima cosa da fare è quella di riordinare i termini della disequazione, scrivendo prima il termine di secondo grado, poi il termine in x e poi il termine noto e a destra del minore lo 0. Dopo aver effettuato questa operazione ci accorgiamo che a, il coefficiente del termine di secondo grado, è negativo. Quando ciò si verifica è opportuno cambiare tutti i segni della disequazione ed il verso, in modo che il coefficiente a risulti sempre positivo. Ora che anche questa operazione è stata effettuata, ci accorgiamo, osservando la nostra disequazione, che tutti i termini sono divisibili per 9. Quando si verifica questa situazione, cioè quando tutti i termini della disequazione sono divisibili per lo stesso numero, è opportuno dividere tutti i termini della disequazione per quel numero. Dividiamo dunque tutti i termini della disequazione per 9, arrivando così alla disequazione semplificata x alla seconda più 2x meno 3 maggiore di 0.
Vi faccio notare che quest'ultimo passaggio è facoltativo, cioè non è necessario dividere tutti i termini per 9, ma questo passaggio è molto conveniente, poiché per calcolare il discriminante delta un conto è fare 18 alla seconda meno 4 per 9 per meno 27 e un conto è fare 2 alla seconda meno 4 per 1 per meno 3, che evidentemente è un'operazione molto più semplice. Dunque, il mio consiglio, quando tutti i termini sono divisibili per lo stesso numero, è opportuno dividere sempre per quel numero. Fate attenzione però, o tutti e tre i termini sono divisibili, oppure la divisione non deve essere effettuata. Scriviamo ora e risolviamo l'equazione associata, che, come possiamo vedere dai calcoli, presenta un discriminante positivo, più 16, e due soluzioni distinte, più 1 e meno 3. Rappresentiamo ora una parabola stilizzata che interseca l'asse delle ascisse in due punti distinti, meno 3 e più 1, soluzioni della nostra equazione associata. Osserviamo ora la nostra disequazione finale. Siccome è presente il verso maggiore, dobbiamo prendere i valori esterni all'intervallo delle radici, e cioè l'intervallo a sinistra del meno 3 e l'intervallo a destra del più 1, poiché in tali intervalli il ramo della parabola si trova al di sopra dell'asse delle ascisse. Siccome nella disequazione non è presente l'uguale, utilizziamo i pallini vuoti e non scriviamo l'uguale nemmeno nel risultato, che è x minore di meno 3 unito a x maggiore di 1. Vi ho proposto questo esercizio per farvi notare che l'equazione va sempre ordinata e, nel caso il coefficiente a sia negativo, è opportuno cambiare tutti i segni della disequazione ed il verso. Per semplificare ulteriormente i calcoli, poi, se tutti i termini della disequazione sono divisibili per lo stesso numero, è opportuno dividere per quel numero. In questo modo si ottiene così una disequazione ridotta in forma normale molto semplice. Risolviamo ora un secondo esercizio. In questa disequazione sono presenti un prodotto fra polinomi e un prodotto monomio per polinomio. È necessario dunque svolgere tutti i prodotti incrociati in modo da eliminare le parentesi. Qui a sinistra, se volete un consiglio, è preferibile dare la precedenza al prodotto fra polinomi e poi moltiplicare per 3 il risultato ottenuto. Dopo aver svolto tutti i calcoli, non ci resta che riordinare la disequazione, portando a sinistra prima tutti i termini in x quadrato, poi tutti i termini in x e poi tutti i termini noti. A destra del maggiore uguale deve rimanere lo 0. Dopo aver individuato e semplificato fra loro i monomi simili, riusciamo a scrivere la disequazione in forma normale e ci accorgiamo che tutti i suoi termini possono essere divisi per 3. Siccome però l'equazione associata è un'equazione pura, possiamo benissimo portare il 12 a destra cambiandolo di segno e dividere successivamente per 3. Dopo aver semplificato, otteniamo x al quadrato uguale a 4 e quindi x uguale a più o meno 2. Rappresentiamo ora la nostra parabola stilizzata e scegliamo, siccome il verso della disequazione è maggiore o uguale a 0, gli intervalli esterni alle due soluzioni trovate, utilizzando i pallini pieni, poiché nella disequazione finale è presente anche l'uguale. Possiamo ora scrivere il risultato, che è dato dall'unione dei due intervalli x minore uguale a meno 2 unito a x maggiore uguale a 2. In questo esercizio abbiamo visto che la prima cosa da fare è quella di eliminare tutte le parentesi, per poi riordinare la disequazione. Risolviamo ora un terzo esercizio. Si tratta di un esercizio molto simile al precedente. In esso sono presenti un quadrato di binomio, un prodotto monomio per polinomio e un prodotto fra polinomi. Svolgiamo subito un po' di calcoli in modo da eliminare le parentesi. Dopo aver sviluppato il quadrato di binomio ed aver svolto tutti i prodotti incrociati, non ci resta che eliminare l'ultima parentesi, cambiando tutti i segni, poiché davanti a essa è presente un meno. Ora che non ci sono più parentesi, possiamo riordinare la nostra disequazione. Dopo aver sottolineato i termini simili, ci accorgiamo che i termini noti si semplificano, poiché 25 più 1 fa 26, meno 26 fa 0.
Dopo aver svolto i calcoli, otteniamo così una disequazione spuria e, siccome il coefficiente del termine di secondo grado è negativo, è opportuno cambiare tutti i segni ed il verso della disequazione. Siamo così giunti alla disequazione scritta in forma normale. Risolviamo l'equazione associata. Siccome l'equazione è spuria, la risolviamo velocemente applicando la legge dell'annullamento del prodotto e otteniamo così due risultati 0 e meno 2. Rappresentiamo ora la nostra parabola stilizzata, che interseca appunto l'asse delle ascisse nei punti di ascissa meno 2 e 0, soluzioni dell'equazione. Osservando il verso della disequazione, minore, possiamo infine scrivere il risultato, che è x compreso fra meno 2 e 0, estremi esclusi, poiché in tale intervallo il ramo di parabola si trova al di sotto dell'asse delle ascisse. Come si può notare, ho utilizzato i pallini vuoti poiché non è presente l'uguale nella disequazione e non ho scritto l'uguale nemmeno nei risultati. Risolviamo ora un ultimo esercizio. Si tratta di una disequazione intera a coefficienti frazionari in cui è presente un prodotto notevole e per la precisione una somma per differenza. Dopo aver svolto i calcoli ed eliminato le parentesi, dobbiamo calcolare il minimo comune denominatore, che è 15, e dobbiamo ricordarci che il meno davanti alla seconda frazione cambia tutti i segni presenti al numeratore. Possiamo dunque semplificare i denominatori e riordinare i termini della disequazione, in modo che a destra del simbolo di disuguaglianza ci sia lo 0. Sottolineiamo ora i termini simili e sommiamoli fra loro. Otteniamo così la disequazione in forma normale. Siccome tutti i termini sono multipli di 4, dividiamo ogni termine per 4, semplificando così ulteriormente la nostra disequazione. Risolviamo ora l'equazione associata, che come si può notare ha discriminante positivo e dunque ammette due soluzioni reali uguali rispettivamente a più 1 e a più 5. Disegniamo dunque una parabola che interseca l'asse delle ascisse in due punti distinti di ascisse più 1 e più 5, soluzioni dell'equazione, e osservando il verso della disequazione, minore o uguale, scriviamo il risultato finale, che è x compreso tra 1 e 5, estremi inclusi, poiché in tale intervallo la parabola si trova al di sotto dell'asse delle ascisse. In questo esercizio abbiamo visto che nelle equazioni a coefficienti frazionari, dopo aver eliminato tutte le parentesi, è sufficiente fare minimo comune multiplo fra i denominatori e, dopo aver semplificato i denominatori stessi, la disequazione si riduce ad uno dei casi visti in precedenza. Prima di terminare, ti assegno alcuni esercizi con le relative soluzioni. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo video tutorial impareremo a risolvere i sistemi di disequazioni di grado superiore al primo. Vi aspetto! Ciao!